Oggi inauguriamo una nuova playlist che si chiama Eserciziario per sax. È una nuova playlist che troverete sul canale, nella quale ci saranno tantissimi esercizi per sax, sul suono, sullo staccato, sulla tecnica, sul fraseggio. Questo è importante perché le pillole vanno bene per spiegare alcuni argomenti tecnici, alcuni degli esercizi sono stati già proposti in alcune pillole, però è molto importante avere poi un percorso anche di esercizi, perché è con l'esercizio che poi diventiamo bravi a suonare, giustamente. La cosa bella dell'eserciziario è che è disponibile gratuitamente sul mio sito www.emanuelavitali.com/dispense ed è scaricabile gratuitamente. L'eserciziario sarà un work in progress, perché oggi iniziamo con l'esercizio numero 1, ma poi ce ne saranno giustamente tutti gli altri, e il file dell'eserciziario in PDF che metto a disposizione gratuitamente verrà compilato di volta in volta con i nuovi esercizi. Quindi qua siamo all'esercizio numero 1 che troverete appunto nel PDF che potete scaricare liberamente dal mio sito. Questi esercizi sono scritti da me a seconda delle esigenze didattiche che ci sono, non sono copiati da nessun altro metodo, sono esercizi che di solito io consiglio ai miei allievi, scrivo per i miei allievi e che mi fa piacere condividere anche con voi perché mi sembra una cosa molto bella e soprattutto molto utile. Ciao, io sono Emanuela Vitali, sono una sassofonista professionista e sono un insegnante e oltre a questo sono anche una coach professionista. Infatti agli studi di conservatorio ho affiancato successivamente un percorso universitario nel quale ho studiato coaching umanistico e programmazione neurolinguistica. Questo perché nei miei percorsi di lezioni con i miei allievi, oltre che a imparare a suonare sax, clarinetto, improvvisare, eccetera, eccetera, ci dedichiamo anche al problem solving e a strategie di coaching per migliorare l'esperienza dello studio della musica e renderla una cosa ancora più bella nella vita delle persone. Di questo ed altro io parlo nel mio libro che si chiama Melodie di trasformazione. Troverai il link in descrizione se desideri acquistarlo. È un libro interessante perché parla di tanti aspetti e spiega soprattutto perché la musica può essere un elemento così prezioso nella vita di una persona. Si parla di tantissime cose interessanti, ci sono anche le storie di alcuni allievi, quindi se ti vuoi fare un regalo, qui sta. Benissimo, incominciamo a parlare della flessibilità. Che cos'è la flessibilità? A che cosa serve? Non starò a fare una pillola sulla flessibilità ovviamente, ma ti andrò anche a spiegare gli esercizi che servono per migliorarla. Che cos'è la flessibilità? La flessibilità è quella capacità del musicista di rendere uniforme il registro e soprattutto di andare da una nota all'altra del registro in maniera appunto flessibile. Quindi non avere difficoltà a passare da una nota acuta a una bassa o viceversa da una bassa a una acuta. Oltre al fatto della flessibilità appunto di andare da una nota all'altra, il registro basso è enorme. L'altro giorno mi ha scritto un signore, mi ha detto: Manela, ma come mai? Dice che le note basse sono larghe come una casa, dice, e poi quando vado su sugli acuti ci sono piccole pure un po' stonatucce. Eh sì, perché quando noi andiamo a studiare il suono, perché ricordo che il suono va studiato come va studiata la tecnica e come va studiato il fraseggio e tante altre cose, non è che sono cose che arrivano per scienza infusa, bisogna studiarle giustamente. Quando noi andiamo a studiare il suono dobbiamo tenere presente questa naturale tendenza dello strumento ad essere più largo di suono nel registro basso e tendenzialmente più piccolino nel registro acuto. Però la buona notizia è che ci sono degli esercizi che si possono fare. Oggi ti insegno il primo esercizio di flessibilità che sicuramente ti può aiutare a migliorare questo aspetto. Consiglio di praticare questi esercizi tutte le volte che si studia, all'inizio della sessione di studio, per 4-5 minuti. Sono adatti a chi inizia, ma sono adatti anche a chi già suona ed è più esperto nello strumento. La differenza qual è? Chi è alle prime armi farà questo esercizio con una velocità moderata, quindi lo farà lento, adesso vediamo perché. Chi è più avanti può farlo leggermente più veloce. Ma lo scopo dell'esercizio non è quello di suonarlo veloce, attenzione, lo scopo dell'esercizio è quello di avere un suono il più omogeneo possibile. Andiamo a vedere come sono pensati questi esercizi. Questi esercizi partono da diverse note
della scala cromatica e procedono per quinte giuste. Che significa? Se io parto da Do, la quinta giusta di Do è Sol. Se io parto da Do diesis, la quinta giusta di Do diesis è Sol diesis. E così via discorrendo. Quindi gli esercizi in realtà hanno due note, che sono la prima, la quinta, la prima, la quinta, la prima, la quinta, ovviamente dispiegate però su tutta l'estensione dello strumento. Come puoi vedere, l'esercizio, prima riga parte dal Do, la seconda dal Do diesis, la terza dal Re, la quarta dal Mi bemolle. Ovviamente, volendo, questo esercizio si può ampliare, quindi invece di partire dal Do potremo partire dal Si bemolle basso e andare poi a creare, volendo, anche partenze dal Sol, dalla bemolle, eccetera eccetera. Però diciamo che questo esercizio è nella sua forma base e serve per non renderlo troppo pesante e troppo lungo, soprattutto. Già con questo si possono avere degli ottimi risultati. Raccomando di suonare questo esercizio come è scritto, quindi perfettamente in legato, c'è una lunga legatura di frase che unisce la prima nota dell'esercizio con l'ultima, con un volume mezzo forte. Non suoniamo troppo forte, perché nel troppo forte purtroppo sappiamo che a volte ci sono dei problemi poi di gestione, quindi mezzo forte come volume va benissimo. Sarò velocissima. Se mi vuoi dare una mano a crescere, iscriviti al canale, lasciami un commento, lasciami un like, oppure tutte e tre insieme sarebbe proprio top, perché in questo modo mi aiuti a crescere in maniera organica, che è l'unica maniera che mi interessa. Ti ringrazio con tutto il cuore. Iscriviti, lascia un commento e lascia un like. Nel primo esercizio, come puoi vedere, troviamo Do, Sol, Do, Sol, Do acuto e poi si va scendendo. Mi raccomando, alla fase di discesa dell'esercizio, perché quella è veramente quella più importante. Molto spesso viene sottovalutata, però ha il suo perché ed è un perché molto importante. Andiamo a vedere un pochino come suona. Nel secondo esercizio, che parte da Do diesis, abbiamo Do diesis, Sol diesis, Do diesis, Sol diesis, perché abbiamo detto che procediamo per quinte giuste. Solo che Do diesis, Sol diesis è un passaggio un pochettino scomodo, perché dovrei fare Do diesis, Sol diesis, Do diesis, Sol diesis. Fatto in questo modo non è che sia il massimo della comodità. Quindi che cosa facciamo? Ci aiutiamo. Facciamo Do diesis nella sua posizione e quando dobbiamo fare Sol diesis lo produciamo esattamente quel Sol più quello del Do diesis. Quindi invece di fare questo farò questo. Facile, vero? Andiamo a sentire come fare. Partenza dal Re. Partenza dal Mi bemolle. Partenza dal Mi naturale. Per la partenza dal Fa c'è un sistema per aiutarci. Noi ci troviamo davanti al passaggio Fa, Do, ma arrivati al Do acuto, per fare il Fa acuto dovremmo fare questo movimento Do, Fa, che è un movimento correttissimo, perché effettivamente la nota si fa così. Però per comodità sarebbe bello per questo esercizio utilizzare una bellissima chiave che abbiamo pagato insieme allo strumento e che molto spesso non viene utilizzata, che è la front key, detta anche X key, che è questa chiave qui. Quindi io sono nella mia posizione con la mia mano sinistra, se alzo il dito indice verso sopra mi trovo questa chiave, che può avere forme diverse. Questa è a bottone, ma ci sono anche quelle che hanno una forma di spadolina piccola. Te la faccio vedere. Qui abbiamo per esempio il tenore. Come puoi vedere, la front key è questa forma qui, un po' diversa rispetto all'alto. L'alto ha forma di bottone, questa invece è una spadolina. Quindi io sono nella mia posizione del Do acuto e per fare il Fa schiaccio semplicemente questa chiave, quindi faccio
la posizione del Do col portavoce, quello acuto, sopra il pentagramma, e poi zac, schiaccio la front key e in questo modo ottengo il Fa acuto. Sentiamo come suona. Ci troviamo adesso all'ultima riga dell'esercizio che parte da Fa diesis, quindi avremo Fa diesis e Do diesis. Per varietà ci sarebbe una posizione con la front key anche per il Fa diesis, ma per non abituarci sempre alla comodità ci vogliamo un po' male e la facciamo nella sua posizione normale. Portavoce. Se hai dubbi sulle posizioni, ti ricordo che sempre nella cartella di dispense, nell'area download del sito, e che ti metto in descrizione a questo video per comodità, trovi una tabella di posizioni, quindi se ti vengono dubbi sulle posizioni si può consultare facilmente. Raccomandazioni finali: ci saranno giorni che questi passaggi ti verranno meglio, giorni che ti verranno peggio, ma questo non significa che bisogna demordere, nel senso che noi ogni giorno dobbiamo lavorare il nostro praticello e poi piano piano incominceremo a raccogliere i frutti. Questi non sono esercizi che danno il frutto immediatamente, ma è un costruire il frutto. Questa è una cosa molto importante, perché molto spesso si pensa: faccio l'esercizio 2 volte e allora dovrei avere tutto il suono a posto, tutta l'intonazione a posto. Non funziona così, bisogna costruire. Il percorso della musica è bello ed è importante perché si costruisce. Io stessa continuo a studiare ancora tutti i giorni perché mi piace costruire cose nuove ogni settimana e ogni mese, quindi la costruzione va apprezzata e va valorizzata, perché nella musica, come in tutte le forme d'arte, a parte la questione proprio artistica, c'è una costruzione di cose che richiede un certo tempo. Noi nella nostra vita a volte siamo abituati che tutto è subito, ma non funziona così. Il frutto è ancora più bello e prezioso quando ce lo siamo costruiti con tanta pazienza e tanto amore. Ricordiamocelo questo, perché spesso forse alcuni se lo dimenticano. Ecco, siamo arrivati al finale di questo video. Sono molto contenta di aver creato questa nuova playlist. Sono sicura che sarà utile a molti di voi e vi do appuntamento alla prossima e vi auguro ogni bene e vi auguro che la musica possa creare bene e gioia nella vostra vita. Da Seriata è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!